Benvenuti nel video dedicato alla rifinitura di girocollo incavi con paramontura intera. Questo è il corpetto del davanti che va messo assieme al corpetto del dietro. Dritto con dritto, questo è il dritto, lo giro e blocco con gli spilli, i marcatori della spalla e i marcatori del fianco. Imbastisco e bisogna provare il corpetto, dopodiché va cucito solo la spalla e rifinita. Dopo aver provato il corpetto, ho tolto l'imbastitura dei fianchi e cucito solamente le spalle, cucito, rifinito e stirato i margini verso il dietro. Prendo la paramontura del davanti e del dietro e con filo da imbastire segno le spalle, i fianchi e anche le scollature, sia del davanti che del dietro. Riportati col filo da imbastire i vari punti, tolgo il cartamodello, segno con il gesso il rovescio del tessuto con una X. Questo tessuto è già sostenuto di suo, perciò non utilizzo la teletta termoadesiva. Se il tessuto è più leggero vi consiglio di applicarla. Separo le stoffe e taglio i marcatori. Questo è il dritto del tessuto. Questo è il dritto del tessuto. Unisco la paramontura del davanti con la paramontura del dietro, dritto con dritto, e unisco le spalle. Solo le spalle. Blocco con gli spilli i marcatori, misuro dal cartamodello i margini di cucitura, li riporto sulla stoffa con il gesso, imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini su entrambe le spalle. Cucito e rifinito le spalle e stirato i margini verso il davanti. Prendo il mio corpetto del davanti e del dietro unito sulle spalle, questo è il girocollo, prendo la paramontura e posiziono la paramontura sul corpetto dritto contro dritto. Blocco la cucitura della spalla con cucitura della spalla, metto margine con margine e blocco tutto attorno con gli spilli. Bloccato con tutti gli spilli il girocollo. Poi prendo il cartamodello, misuro i margini di cucitura e li riporto sul tessuto con il gesso, imbastisco. Bisogna prestare attenzione a questo punto della scollatura. Dopo aver imbastito, cucio a macchina partendo dal girocollo dietro, arrivo sulla scollatura del davanti e arrivo sul dietro. Eseguita la cucitura. Questo è quello che vedo dalla parte della paramontura e questo dalla parte del corpetto. Taglio i margini e lascio solo mezzo centimetro dalla cucitura su tutto il girocollo. Tagliate il margine lasciato mezzo centimetro, bisogna tagliare dove c'è la scollatura a V a 2 mm dalla cucitura. E poi si stirano i margini aperti. La montura è girata verso l'interno. Ora dobbiamo rifinire gli incavi. Riporto il tessuto dritto contro dritto, quindi lo rigiro. Vi ricordo che la paramontura è leggermente più piccola rispetto al corpetto, così non si vede poi sul dritto del tessuto. Questi sono gli incavi. Posizione cucitura con cucitura e margine contro margine. Quindi lo tiro un pochino e blocco tutto attorno con gli spilli. Bloccato con gli spilli la paramontura con il corpetto attorno agli incavi, entrambi. Prendo il cartamodello, misuro i margini di cucitura e li riporto sul tessuto con il gesso. Dopodiché imbastisco lungo la linea del gesso e cucio a macchina. Cucito a macchina gli incavi. Controllare che le spalle siano rimaste della stessa misura tra di loro. Si taglia il margine, si lascia mezzo centimetro dalla cucitura e dopo aver tagliato si stirano i margini aperti. Per stirare queste parti un po' difficoltose utilizzo uno strumento super tecnologico, un mestolo in legno da cucina. Lo inserisco, così riesco a stirare per bene i margini aperti.
Siamo sul rovescio del tessuto, ora lo giriamo sul dritto. Dobbiamo partire dal davanti e portare il dietro, farlo passare attraverso la spalla. Girato il tessuto sul dritto. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Le parti inferiori della paramontura, sia del dietro che del davanti, vanno rifinite con taglia e cuci o zig-zag. Rifinite con taglia e cuci le parti inferiori della paramontura del davanti e del dietro. Spero di esservi stata utile ai prossimi video. Ciao ciao!